Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, per quelli che è la prima volta che mi vedono, benvenuti. Per quelli che mi seguono già nel canale, sarà un piccolo video tutorial di come associare il Bluetooth alla nostra nuova Capture 2024 e poi vi farò vedere anche un po' come è fatto tutti quanto lo schermo, il driver display e anche il nostro schermo con alcune funzioni che magari non lo conoscevamo. Bene, quello che io ho capito fino ad oggi, quindi poi magari ne farò un approfondimento e lì vedremo come funziona. Bene, adesso allora sposto la telecamerina, metto dove devo mettere così vi inquadro il display, io non verrò più inquadrato ma vedrete direttamente i display dell'auto. Eccoci qua, quindi allora adesso siamo davanti al nostro display. Che cosa dobbiamo fare noi? Vogliamo associare il Bluetooth del nostro smartphone. Benissimo, per associare il Bluetooth è molto semplice. Allora, se avete già l'auto, che magari avete già associato un altro cellulare, ma volete associarne uno nuovo perché avete cambiato smartphone o per vari motivi, come si fa? Si preme l'iconcina qui, avete visto? Andiamo su Impostazioni, Bluetooth. Il Bluetooth deve essere, vedete, potete attivarlo e disattivarlo. Adesso lo attiviamo. Vado a fare, io adesso è già connesso il mio Honor 200 che è quello che uso tutti i giorni, accoppia nuovo dispositivo, vado nel mio smartphone, attivo il Bluetooth, quindi con l'iconcina qui, vedete, vado su Bluetooth, ok, eccoci qua, adesso io lo attivo e faccio una ricerca. Nella ricerca, vedete, deve apparirmi My Car. Qua è già apparso Motorola Razr 5, 5G sarebbe. Eccoci qua. Accoppiare, accoppia. Nello smartphone mi esce la stessa dicitura, faccio accoppia e lui si accoppia. Ok, avete visto che si è accoppiato. Adesso lui cosa mi dice? Vuoi avviare Android Auto con il mio smartphone? Gli dico di sì, anche se ce l'abbiamo già i servizi Google, ma per chi non ha i servizi Google può utilizzarlo tranquillamente. Eccoci qua, io gli do continua, nel mio smartphone gli do sempre consenti, partirà un breve tutorial che mi spiega appunto come funziona Android Auto, faccio continua ed eccoci qua, richiede l'accesso, vedete? Google Maps richiede l'accesso, quindi in questo caso io devo andare nello smartphone e abilitare che posso utilizzarlo. Bene. E da qui abbiamo connesso il nostro smartphone. Ok, io adesso ripasso al mio smartphone che è più nuovo di questo Motorola, era giusto per farvi vedere come abbinarlo. Quindi vado su impostazioni, vado direttamente su Bluetooth del mio smartphone che deve essere attivo. Ok, quindi qui faccio impostazioni, Bluetooth, da qui potete ricambiare Honor 200 e vado ad attivare tutto quello che mi serve. Ok, e qua faccio collega, così lui si ricollega al mio Honor 200. In teoria adesso, se tutto è andato a buon fine, io vado qua, qui ho le mappe mie, ok? Bene, adesso ho riconnesso il mio Honor 200 Pro, che ha le mappe più aggiornate, Android 14, eccetera, eccetera, quindi preferisco usare lui. Vedete che allora abbiamo diviso Home, che questo qua è con i servizi Google, quindi abbiamo i nostri servizi, quindi abbiamo tutto quello che serve. Per servizi Google cosa si intende? Che abbiamo appunto Google Maps, ma se io vado sulle applicazioni ho Android Auto, Apple CarPlay, radio, però ho anche il Play Store, proprio come uno smartphone. Questo è uno smartphone rigirato, è un tablet enorme. Abbiamo Amazon Music, abbiamo i giochi, abbiamo Meteo Radar, abbiamo quello che ci può servire, YouTube Music, Spotify. Non abbiamo niente per vedere la TV, ok? Perché questo quando si sta correndo non si può guardare e quindi questo è quello che troviamo. Ci sono sempre più applicazioni, io vado qua su app consigliate, Amazon Music, Canal+, vedete questo, poi abbiamo Passa il tempo, se siamo fermi magari vogliamo giocare con qualche giochino per i figli, cose del genere, guardate quanti ce ne sono.
poi c'è Angry Bird, ci sono quelli a pagamento e non a pagamento, e così via. E qui abbiamo tutte le applicazioni, ce ne saranno sempre di più, perché sempre più auto iniziano ad avere i servizi Google, e quindi bene così. Abbiamo sempre più il nostro smartphone qui dentro. Benissimo. Poi, altra cosa che potete fare, possiamo configurare, vabbè, la nostra auto, e quello si sapeva già, abbiamo appunto la configurazione per quanto riguarda personale, motore, servoassistenza, dinamica del veicolo, vita a bordo, e qui possiamo cambiare quello che vogliamo, le luci, eccetera. Poi un'altra cosa interessante è sulle impostazioni, che vedete che è un cellulare con profili e account. Io vado qua sul mio account, faccio crea nuovo account, ok, faccio un nuovo account, lui mi dice caricamento, benvenuti, qui facciamo lingua italiano, accetto, vedete che ogni tanto ha questi bug che si blocca un attimo, ok, accettare tutto, accetto, ok, ci vuole un attimino, preparazione dell'accesso in corso. Io adesso non so, questa auto la usa anche mia moglie, quindi voglio fare un secondo profilo, che adesso non sto qui a farvelo tutto quanto, però è giusto per farvi vedere che esiste questa possibilità qua. Vedete qui io scannerizzo il codice QR con la fotocamera del mio telefonino, e già il mio account, quindi tutte le mie email, tutto quello che ho registrato, la mia cronologia di Google Maps, di WhatsApp, eccetera, mi appare nel mio schermo. Adesso torno a ripetere, non lo faccio, però qui basta inquadrare con uno smartphone nuovo, faccio accedi e lui mi carica direttamente tutti i dati, senza stare lì a mettere dentro né nome utente né password né niente. Bene. Bene, quindi adesso vorrei farvi vedere alcune cose che ha e quanto veloce è questo sistema qui nuovo di Renault. L'Android è veramente un missile. Guardate, adesso io chiedo, portami a Firenze. Navigazione verso Firenze. È molto veloce. Mi indica già la strada e tutto quanto, il percorso, quello solito di Google Maps, diciamo. Però guardate come risponde come adesso. Proverò a chiedere che temperatura c'è a casa, in camera di mia figlia. Che temperatura c'è in camera di Noemi? Al momento ci sono 18,5 gradi e camera Noemi è spento. Poi io da qua posso dare il comando di accendere il climatizzatore, perché ho la casa con un po' di domotica, posso accendere le luci, eccetera. Quindi abbiamo tutto integrato dentro nella nostra auto. È una cosa molto interessante. Da qui, vedete, c'è l'home, qui abbiamo tutto quello che riguarda l'audio, quindi abbiamo Android Auto, abbiamo radio, radio AM, YouTube Music, l'USB, se volete collegare una chiavetta USB, il Bluetooth, quello che volete. Qui andiamo su Android Auto, come vedete. Qui abbiamo tutte le applicazioni con le varie impostazioni, ci sono anche i giochi, Google Assistant, News, eccetera. Poi andiamo su Multisense sul Comfort e qui abbiamo assistenza alla guida. Questo, sapete che quando accendete il vostro display abbiamo questa pagina qua, cioè, scusate, quando accendiamo l'auto parte sempre con tutti i servizi attivi della sicurezza, però possiamo andare a personalizzarlo da qui. Configura My Safety Perso, che in caso questo farò un approfondimento solo per questa cosa qua. Poi possiamo andare a vedere la distanza di sicurezza, il parcheggio. Io non ho il parcheggio automatico, però ho tutti i sensori, quindi qua posso andare a mettere come voglio, se voglio anteriore, laterale, suono di allarme, il volume, se voglio alzarlo, abbassarlo, eccetera. Qui abbiamo veicolo, quindi per quanto riguarda l'esterno acceso, benvenuto, automatismo tergivetro, abitacolo, schermo, quindi io vado su schermo e posso alzare ed abbassare la luminosità dello schermo, cosa molto interessante che non riuscivo a capire i primi giorni dov'era, e qua è di giorno com'è la luminosità e di notte. Poi abbiamo volume di svolta, quindi per le frecce, indicatore di direzione, scusate, modifica dei widget, qua posso modificare come voglio io qua quello che voglio, qua ad esempio io ho messo YouTube Music, l'assistente di Google, oppure potete, questo qua voglio cambiarlo, voglio qui il telefono,
Bene, qua metto il telefono, voglio mettere il veicolo, qua metto veicolo per andare direttamente, pressione pneumatici, audio, quello che mi interessa di più, data e ora, telefono, eccetera. E qui potete modificare queste impostazioni qua. Poi abbiamo le impostazioni classiche, qui ce n'è da parlare per un giorno, penso, audio, rete internet, bluetooth, posizione, eccetera, come uno smartphone. Questo è un smartphone Android, proprio messo qui. Poi possiamo andare su le impostazioni di, vediamo qua cosa può essere impostazioni, è quello che abbiamo fatto prima, e basta, veicolo, e poi abbiamo il configura del multisense per chi ce l'ha. Qua abbiamo comfort, servo assistenza, dinamica del veicolo. Vi sarete accorti che qua manca un'iconcina che l'ho vista però sulla Captur 1600 Tech, che è quanto stiamo consumando. Al momento per il GPL non c'è, viene fuori scritto il tuo punteggio ma non viene fuori altri consumi eccetera, e non so se c'è per le altre motorizzazioni, l'ho visto solo sulle Tech fino adesso che ci dice quanto abbiamo risparmiato, come abbiamo usato l'auto eccetera. Sarebbe interessante che facessero una diciamo così, un'integrazione di questa cosa e non fosse solo per i motori ibridi. Qui appunto possiamo fare la configurazione del multisense sport, allora si trasforma tutto di rosso, cambiano il contachilometri, il contagiri, qui possiamo configurarlo, ok? Posso mettere salvo assistenza dinamica del veicolo, vita a bordo, allora qua l'illuminazione, intensità luminosa, climatizzazione, e poi sulle impostazioni, ripristinare le impostazioni di fabbrica, adesso mettiamo di no. Una chicca che mi sono accorto che c'è, se io tengo premuto il tasto di accensione qui sopra, ok? Tengo premuto, vedete c'è visualizzazione in modalità stand-by, pulire lo schermo. Che cosa significa pulire lo schermo? Io adesso faccio pulire lo schermo, io anche se tocco, vedete che non succede niente, perché se devo pulire lo schermo altrimenti andrei a mettere del touch e vado in certe combinazioni che non va bene. Per sbloccare questo faccio tac tac e lui si sblocca. Molto semplice e veloce. Bene, anche questa può essere una funzione. Qui poi abbiamo il volume per la radio, per alzare e abbassare, ce abbiamo qua anche dei tasti fisici. Bene, adesso che dire, quasi quasi vi faccio vedere anche il driver display, anche se l'ho già fatto vedere su altri video, ma magari facciamo una passata veloce. Eccoci qua, questo è il driver display. Adesso accendiamo l'auto così lo vediamo meglio. Bene, questa è la versione, è sull'e-parking comfort. Se io premo il tasto multisense qui, ok, e lo sposto fino a sport, che ho visto che c'è il contagiri che è completamente diverso, guardate che bello, ha una bella grafica questo qua, molto interessante. Sapete che in modalità comfort cambiano anche un po' le prestazioni, di poco ma comunque cambiano. Bene, allora io posso sport, poi sempre col tasto multisense, torno a ripetere, e questo tastino qui, vedete che cambia anche la grafica perso, personalizzato come voglio io, comfort, bene, poi c'è eco, poi c'è sport, che è quello che eravamo prima, bello questo di sport. Poi con questo tasto qua invece, questo tastino che vedete così, vado a cambiare i quadranti, vedete che si mette così, questo è quello col navigatore perché io ho il driver display da 10 quindi si vede questo col navigatore che tanti mi hanno chiesto. Poi premo questo tasto sempre e cambio in questa grafica qua e poi cambio con questa grafica qua che è così e poi questa che è quella iniziale. All'interno qui possiamo avere dei display che io lo regolo con le freccette, quindi premo la freccia verso giù, vedete che cambia. Qua abbiamo la musica che sto ascoltando, qui abbiamo l'eco monitor, qui abbiamo la distanza, poi abbiamo, io adesso il GPL quindi ha due distanze, media GPL, livello di benzina, ed eccoci qua. Bene, e qua posso mettere il contagiri. Se cambio grafica, che metto quella col navigatore per dire, vedete i contagiri c'è solo su questa grafica qua. Questo qua è quella con, eccolo qua, un bel driver display, molto interessante. Bene, poi che dire, qui abbiamo l'assistente vocale, quello che vi facevo vedere prima, che posso dirgli dove posso andare a mangiare. Mi spiace, non so come aiutarti. In questo caso non sa come aiutarmi perché non ha un ristorante.
a parte gli scherzi. Quanto fa 24 per 32? La risposta è 768. Bene, quindi se avete bisogno magari di un calcolo veloce che mentre state correndo, eccolo qua. Bene signori, io penso di avervi detto quello che c'era da dire, più per collegare il Bluetooth, per farvi vedere come fare un nuovo profilo, che poi da là ognuno personalizza come vuole. Mi sembra di aver detto quello che dovevo dire, e se poi avete dei suggerimenti o delle domande fatemele pure, che io in qualche modo cercherò di creare altri video e altri contenuti in modo da potervi accontentare tutti quanti. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, iscriviti e siete iscritti e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci, ciao!